Pronto? Vieni giù. Op, op, op. Qua sotto c'è la baita alpina che adesso è chiusa e comunque è un punto di riferimento per arrivare qua. Proprio sopra la baita alpina c'è questo parcheggio. E da qui c'è l'attacco per il sentiero che facciamo oggi. Siamo sull'altopiano di Pinè, ragazzi, a circa 1000 metri di altitudine. Una bellissima zona e siamo immersi tra boschi, pratoni e bellissimi laghi. E oggi vi proponiamo uno dei percorsi più caratteristici della zona, che è la Croce del Cuc. Fin qui l'indicazione c'è, molto spartana, e speriamo che continui. Un'altra spartana. E qua dice facile per tutti. Siamo partiti dalla baita alpina di Bedollo a circa 1300 metri di altitudine. Noi dovremo fare in teoria un anellino molto semplice, adatto a tutti, con poco dislivello. Vediamo se riusciamo a farlo, perché qui è forestale, non c'è problema. A un certo punto dovrebbe diventare un sentiero che non è ben segnalato dentro al bosco, quindi valuteremo al momento. È la prima volta che lo troviamo, c'è un avviso sulla peste suina africana. Quindi in pratica cosa dice? Di non lasciare cibi o residui di cibo perché gli animali possono andare a mangiarli e non so come, in ogni caso, infettarsi l'un con l'altro. Riguarda anche i cinghiali, capito? Destra, vai. Capito Tango? Non mangiare niente in giro, non mangiare le schifezze, se no prendi la peste suina, già che un po' maialino sei te. È un po' cinghialotto lui, vedi, se la prende subito la peste suina. Poi quando dorme russa. Fantastico. Guarda, le frecce rosse manderebbero su di qua. Sì. E infatti qua nel cartello c'è scritto Croce del Cuc, scorciatoia. Ah, è una scorciatoia questa? Sì, la prendiamo? Perché no? Andrà più ritta, ma andiamo. Ok. Sono due fungoti, ma con un po' di fantasia, Andy, potrebbe assomigliare al fenomeno che andiamo a vedere domani. Anteprima. Anteprima. Uno spoiler. Sì. Non lo so se è la stagione e il clima, ma questi posti hanno sempre un gran fascino in questo momento. Bedollo è un borgo proprio carino che vi consiglio di venire a vedere, perché passeggiando e venendo su in macchina abbiamo già visto delle facciate che sono molto suggestive, ci riportano subito a un mondo rurale con tutti gli attrezzi restaurati, appesi. È proprio un presepe, specialmente ieri sera dalla baita dove alloggiamo, che tra un po' ve la facciamo vedere perché state là, perché questa è una chicca assoluta. Solo il nome Baita Nonno Ghino, ecco, solo il nome dice tutto. Comunque dalla baita abbiamo un panorama incredibile su questo presepe che di notte si illumina tutto. Poi a valle vediamo la chiesa illuminata anche lei. Non so, sono proprio belli questi posti, ma credo che specialmente sia questa stagione autunnale che gli conferisce un fascino tutto particolare. Ecco, tipico della zona, questi ghiaioni di porfido, grandissimi, che io ancora non ho capito se sono naturali o sono creati dall'uomo, così frammentati e distrutti e ammassati. Ne abbiamo vista una sulla strada che era una cosa immensa, gigante. E qua siamo nel regno del porfido, infatti lo riconoscete nelle pietre con cui sono fatte le case, nei viali, bellissimo. Al sole luccica tutto. Vediamo indicazioni. Ah, persistono ancora, dai. Ce n'è una ogni 10 metri. Sì, Le ha messe tutte all'inizio e dopo basta. Io la croce del Cuc, sì, che tra l'altro in dialetto trentino significa praticamente croce del collo, della collina, insomma. Molto semplice da capire, no? Ah beh, io non l'avevo capito. Comunque questo giro è lungo tra i 6 e i 7 km, dobbiamo ancora vedere, come ha detto la Susa, se riusciamo a chiuderlo come anello oppure tornare indietro per la solita. Consigliato per tutti, abbastanza facile. Il prossimo anno rimetteranno in sesto tutte le indicazioni, questo ce l'hanno detto, per cui probabilmente quando verrete voi sarà segnalato in maniera perfetta. Esattamente. Guarda là, le montagne nevate. Bellissimo. Vedete, il panorama qua è bellissimo. Attenzione, qua tutto congelato. Wow. Qua si vedono benissimo il lago delle Piazze di Serraia, i due laghi principali dell'altopiano, poi ci sono altri laghetti, ma guarda che meraviglia. Questa croce poi di notte si illumina. Già, l'abbiamo vista. Noi siamo giù di là. Bello. Di là da queste montagne, sì, oltre, c'è la Valle dei Mochini, che già avete visto in un precedente vlog. E poi c'è questa valle qua, parallela,
un'altra ancora, ma che posti magici sono. Guardate le Sono montagne qua fantastiche. dietro, che belle. Guardate che belle, adesso ve le faccio vedere tutte bene con la Sony. Comunque si vede che qua viene un sacco di gente, Sì, qua in È estate tutto bello arredato, guarda quanti tavolini, panchine panoramiche, fuoco, un gufetto dipinto. Che bello. Eh? È spettacolare, ma infatti ti dirò che proprio queste zone, no, come hai detto tu, la Valle dei Mocheni, l'altopiano di Pinella, Gorai, sono tra le zone che mi piacciono di più del Trentino, non so. Quelle forse che ho un amore più... È tutto bello, però subisco un particolare fascino, ecco. Ok, adesso qua c'è un bel cartello che dice Belvedere sul Monte Croce e andiamo in direzione Sas delle Parole 40 minuti e adesso capiamo un po' se il sentiero è abbastanza ben segnalato, perlomeno se è visibile. Di là occhio perché c'era un'indicazione, ma la vedrete che si va giù a Bedollo, quindi si ritorna verso il paese. Cross del Cuc, perché si può fare anche al contrario. Esattamente. Ok, quindi finché troviamo Cross del Cuc al contrario, Va bene. siamo giusti. Siamo giusti. Bello. E infatti si chiama Andri Sentiero Panoramico Sì, e c'è il suo perché. e si capisce subito perché. Bello qua. Monte Croce, 2488 metri. quella puntina lì con la GoPro sembra lontanissimo, e questa parte di qua, Pale delle Buse, fino a qua, le Pale delle Buse. Che luce, guarda che arrivano le nuvole là. Sì, fantastico. Beh, comunque finora è un percorso adattissimo a tutti, anche a famiglie. Direi È di sì. molto facile e anche ben segnalato per adesso, vi diremo se poi alla fine... Se poi continua. Sì, dai, per ora è fatto bene. E si prosegue. Ok, siamo arrivati a un primo bivio incerto perché non ci sono cartelli. La strada va sia su di qua a mo' di tornante, lì c'è il punto panoramico che avete appena visto. Poi qua si divide ancora in due, però lì c'è l'indicazione divieto perché ci sono i lavori e probabilmente dovremo andare giù di qua a mantenere la valle, perché abbiamo controllato una mappa GPS e non ci sono tornanti di questo tipo in questo punto qua. Per cui se vi ritrovate in questa situazione, proviamo a seguire la destra e andare giù di qua. Altro bivio. Eccolo un cartello, guarda. Allora, qua ci sono dei sentieri che partono sia a destra che a sinistra e vanno sempre in quella direzione là, perché troviamo Sas delle Parole in quella direzione là. Ok, allora proviamo a sinistra. Allora, qui non si vede bene, ma c'è un sentiero che entra qua, vedete? Vicino a questa strada, a questa curva, e siamo appena svoltati giù di lì. Oh, c'è scritto invece Andri. Ah, Sas ecco, delle Parole Piscomboni, eccolo qui. perfetto, però l'avete contrario. Comunque si prende questo sentiero, Ah, vai. Vai per il bosco. Guardate, si torna indietro e sono giù di là. All'ombra ancora è tutto ghiacciato qua. Altro cartello, dai, dopo un momento incerto, qua troviamo altre segnalazioni. Questo si chiama Sas delle Parole perché vedete sono incisi numeri e anche parole, lettere, e sono state realizzate queste incisioni dagli immigranti prima di andare nelle Americhe, No, quindi risalgono un po' di tempo fa ma quindi loro lasciavano casa e... e hanno fatto queste incisioni. No, Sì, toccante, Madonna, se è toccante. Eh, Loro sì. salutavano. Guarda. 1887. Sì. 1927, di là, vedi com'è? Dov'è? Qua. 1927, Sas delle Parole. 1700? Questo è un 4, 14, è possibile?
Ma ci sono incisioni rupestri anche vecchie? Sì. No, beh. Che meraviglia. E probabilmente persone che non sono mai più tornate anche, quindi pensare questo è abbastanza toccante, eh? Sì. Sto guardando, però Anche qua ce ne sono alcune, 1828. perché qua adesso è cresciuto tanto muschio. Quindi non si vede niente. Da parte di là è tutto muschio. Pensa a poretti costretti a emigrare e Già. venivano qua nel loro posto del cuore e incidevano un ricordo, l'ultimo. Sì, per questo ti ho detto che tocca tanto queste cose. Bello, questo dovete venire a vederlo, è veramente un pezzo di storia. È un simbolo. Sì. È un simbolo della storia di questi posti e che ci riguarda tutti. Perché più o meno da tutta Italia sono immigrati nelle Americhe, in Australia, dall'altopiano tanti sono andati in Australia in questi anni qua. E noi abbiamo fatto un viaggio una volta a Melbourne, abbiamo trovato la comunità dell'altopiano, quindi veneta, là e c'è sempre questa cosa che manca casa. Sì, che manca casa del distacco, anche generazioni dopo, ma lo perché ci sono i figli, però sentono questo legame, questo elastico che non si è mai rotto. Infatti noi sull'altopiano abbiamo un evento che è la rogazione, in cui arrivano tantissimi dalle Americhe, soprattutto dall'Australia, per farla, perché è un po' come ricongiungersi a casa. Pensa a te. Sì. E quindi questo fa parte di quella storia, di quella memoria là, bellissimo, toccante, davvero tanto. E adesso questo era come possiamo dire, un punto di interesse da vedere assolutamente. E andiamo a vederne un altro, che è Piz Comboni. E fin qui al SAS delle Parole abbiamo fatto 4 km a 100 metri. Un po'. Ok, un altro cartello, per cui fin qui segnalato bene. Se non ci fossero i cartelli qua saresti perso. Anche perché questo sentiero lo riconosci, ma è pieno di sentieri uguali che sono quelli dei fungari, dei fungaroli. Bello. Eccoci qua. Che bello, guarda Andri, Piz Comboni, un bel punto panoramico. Questo è un altare, mi sa che ci fanno qualche celebrazione qui. Wow! Questo si chiama Piz Comboni perché, come vedi, c'è una targa che è dedicata ai missionari comboniani, che è una congregazione fondata da Daniele Comboni. E gli hanno, vedi, messo questa targa e un po' questa croce dedicata a loro. Piz Comboni, questa l'hanno messa recentemente perché nel 1997, insomma, non è così antica. E comunque qui scritto anche Comboniani di Segonzano. Segonzano è un posto che vedremo sempre in questo vlog, ma non vi dico nulla. Non anticipo niente. È sempre quella cosa del mistero. È quello del mistero, okay. Sì. Piano piano ci arrivano. Infatti. Ok, andiamo giù di qua. Ok, a questo punto là c'è il punto panoramico che abbiamo appena visto. Proseguiamo con il sentiero nel bosco. Dovrebbe essere tutto dritto e chiudiamo l'anello. Vediamo se ce la facciamo. Diciamo il percorso. Da qui in poi è la parte un pochino più incognita perché non è segnalata bene. Persa? Vicolo cieco? No, di qua. Ah. C'è la baita, Susa. Hai visto? Siamo arrivati alla baita, dai. Siamo nel tracciato. Andiamo a vederla. Ma dopo proseguiamo dritti così, eh? Sicuro? Il sentiero va tutto dritto. Oh, guarda che baita, Susa. Ma che radura che ha poi. Ma è spettacolare sta baita. Ha fatto anche un po'. Hanno preparato un mega falò qui. Lo vedi a chilometri questo quando lo accendono. Andiamo a vederla da vicino? Bellissimo. Con questi pietroni di porfido, guarda che spettacolo. Bravi. Complimenti ai proprietari, ragazzi. È venuta benissimo. C'era una piccola altana. Ah sì. Oh, dopo questa piccola deviazione per vedere questo bijou, proseguiamo. Prendiamo il nostro sentierino nel bosco. Bellina, eh? Molto. I boscaioli ogni tanto si divertono perché qua stanno facendo dei lavori e il sentiero si è anche un po' modificato.
però il tracciato ancora si vede e questa sarà una piccola variante. Comunque la direzione è quella là. In questo frangente il sentiero scompare davvero nel bosco, anche perché hanno fatto dei lavori forestali, però abbiamo dei riferimenti sempre, quindi qua si riconosce questo muro in pietra dove è la Susa e comunque lì c'è la strada, vedete? Per cui a vista si raggiunge la strada e dopo la si segue in giù a sud. Quindi ripetiamo per l'ennesima volta, non è segnato bene, l'abbiamo capito, ma con un po' di attenzione si riesce comunque a trovare la strada e probabilmente tra qualche mese lo troverete perfetto, tutto segnalato, perché è veramente bello, ne vale la pena venire in questo bosco. Ok, adesso andiamo giù per qua. In teoria dovremmo scendere molto in qua perché siamo saliti, no? Dovremmo fare un bel dislivello. Guardate che belli questi muri a secco costruiti in mezzo al bosco. Qua, Andri. Molto bello. Completato l'anello, ragazzi, perché prima siamo saliti su di qua che c'era scritto scorciatoia per la cross del Cuc. Perfetto, giusto, bel giro Susa, bellissimo. Ottima scelta. Mi è piaciuto proprio, bello. Bello, molto bello. L'avete capito bene che questo è un percorso che è frequentato maggiormente dalla gente del posto, non è così tanto turistico e così tanto conosciuto, per questo ha qualche piccola defiance nella segnaletica, ma presto lo aggiusteranno e ve lo consigliamo davvero tanto. A noi ci piace portarvi in questi luoghi un pochino più dispersi, poco conosciuti, ma comunque bellissimi, perché il Sas delle Parole è un posto abbastanza toccante da vedere dal vivo. Forte, direi. Poi ci sono dei punti panoramici molto belli nella parte alta, è semplice per tutti, alla fine è breve, in metà giornata lo fate. E molto consigliato quando venite in queste zone. Assolutamente, è proprio bello. Come volevasi dimostrare, Susa, l'orologio è morto per cui non so dire quanti chilometri siano effettivamente, ma a occhi e croce siamo sui 7, perché dai, eravamo intorno ai 6 e ora c'è questo chilometrino. Dovrebbe essere attorno ai 7, sì. Muerto. Beh, ormai. E anche il dislivello del Salpiccolo, non più di 300 metri assolutamente. Giro chiuso, arrivati al van. Tra l'altro è arrivato un compagno dopo, guarda, c'è qualcuno. Soli, Sì, Si capisce che chi ci ospita ama il proprio territorio e sposa appieno il nostro progetto di YouTube. E ambasciatore di questo bellissimo territorio è la Baita Nonno Chino. In una posizione tranquilla, immersa nel bosco, a pochi minuti da Bedollo e dai laghi dell'altopiano di Pinè, ci accoglie la Baita Nonno Ghino, un rifugio moderno ma con l'anima autentica di baita di montagna. Guardate voi che bella che è, tutta in legno e pietra. E abbiamo un bel pratone qua proprio che si fonde con il bosco circostante e ci accoglie una bella terrazza con un portico tutto in legno. Guardate che bello, abbiamo una tavolona con tutte le panche, qui possiamo fare colazione, pranzo e cena. E notare anche i particolari, questo bellissimo portalegna. Abbiamo il barbecue per poter cucinare all'esterno e anche una bella fontanella che però adesso è chiusa perché è troppo fredda. Ragazzi, abbiamo la tesserina perché la nostra è una baita super moderna e si entra proprio con la tessera. Che meraviglia, e senti che caldo che è, che fuori è tanto freddo, è tanto luminoso e c'è questo legno chiaro che è fantastico. Il piano terra possiamo dire che è un grande open space e iniziamo subito con la cucina che è super moderna e super attrezzata. Infatti abbiamo tutti gli elettrodomestici a partire dal frigo, abbiamo il forno, il piano induzione, abbiamo la lavastoviglie e anche il microonde. E non solo, abbiamo questa bella credenza che si può trasformare in un piano di lavoro per preparare tanti buoni manicaretti. Mi piace un sacco quest'angolo che è la nostra sala da pranzo con questo bel tavolone proprio in legno massiccio e la seduta ad angolo. Possiamo dire che è proprio il cuore conviviale della casa. E non solo, è un'ottima postazione anche per lo smart working, perché vi ricordo che qui abbiamo la connessione wifi gratuita, ma non solo, abbiamo anche la diffusione sonora per sentirci tanta buona musica in tutta la casa. Qui abbiamo un bel soggiorno raccolto e confortevole con un bel divano, un bel tavolino in legno e poi televisione, e guardate che bello questo caminetto che serve sì per scaldare l'ambiente ma ci fa anche tanta bella compagnia. E qua ragazzi ci sono 2-3 gradini che ci portano in un posto speciale, c'è una sorpresa, è la prima volta che lo troviamo in una baita privata, ma la teniamo per ultima. Adesso saliamo al piano superiore dove ci sono le camere. Guardate che bello, lungo la scala c'è un piccolo museo di utensili della montagna, veramente uno spettacolo. Abbiamo un sacco di travi a vista e adesso vi facciamo vedere la prima camera. Eccola qua, guardate che bella, abbiamo un bel letto matrimoniale, ancora un richiamo
dei vecchi lavori di un tempo dei contadini, che è proprio dipinto sul muro, sempre tanto legno. E poi ragazzi abbiamo, oltre il letto matrimoniale, anche 2 lettini pieghevoli. Guardate che spettacolo, come l'hanno studiata, eh? È bellissima perché si integra completamente con la camera. E qua abbiamo una piccola scrivania con la televisione e guardate che bellina, la cabina armadio, proprio simpatica. E oltre alla piccola finestra abbiamo anche un lucernario. Nella porta accanto abbiamo l'altra camera. Qui abbiamo un bel letto matrimoniale, guardate che bella luce, proprio il lucernario sopra, e un letto a castello. Mi piacciono i dettagli di questi letti perché sono tutti di legno grezzo che sembrano appena presi dal bosco. Bellissimo anche l'armadio che è fatto proprio su misura. E qui abbiamo sempre una scrivania con televisione. Beh, se avete fatto 2 calcoli, qui ci stanno benissimo 8 persone, quindi adatto a una famiglia numerosa oppure a una compagnia di amici. E finalmente torniamo al punto di partenza perché è arrivato il momento di farvi vedere una cosa molto speciale. Scendiamo qualche gradino. Aspetta, e siamo già qui. Pronti? Ta-da! Guarda che meraviglia! Adesso ci sono tutte le luci soffuse, però possiamo anche accenderle. Ecco qua. Questa è una bellissima zona wellness relax. Tutta per noi ragazzi. Guardate che bella che è. Con la sauna finlandese, il bagno turco, una bella doccia e qua nella zona centrale proprio l'angolo relax dove riprendiamo tutte le energie dopo un bel trekking, una bella giornata in montagna o sulla neve, e angolino tisane per berci qualcosa di caldo. Direi che qui non manca niente ragazzi, quindi se volete staccare, rilassarvi, rallentare, godervi la montagna e avere ogni comfort e privacy, direi che la baita Nonno Ghino è proprio un gioiellino, e faccio anche la rima. È proprio bello ragazzi. È la prima volta che vediamo una zona spa relax tutta per noi all'interno di una baita. Qui dietro di me ci sono anche i sanitari, adesso vado a recuperare Tango che l'abbiamo lasciato fuori e quindi l'avrete capito perché l'avete già visto. Qui i nostri amici a 4 zampe sono stra benvenuti perché la struttura è pet friendly. Questa notte l'aspettavamo e puntualmente è arrivata. Come viene bene. Raga, sono le 4:30, sta nevicando di brutto. La prima neve dell'anno vista così, dalla baita. Buongiorno. Buongiorno Andri, dormiglione. Cosa vedo? Non si può dormire con tutta sta neve. Come no, io torno a letto. È troppo una meraviglia, Tango è felicissimo. Sta ancora nevicando, come avete visto. Adesso vediamo se riusciamo ad andare dove dobbiamo andare. E soprattutto a uscire di qui, Andri. A uscire di qui. Volevamo mantenere la sorpresa con voi, però forse a questo punto, non so, possiamo anche anticiparlo perché non è più la situazione che ci aspettavamo, quindi no, probabilmente il percorso non riusciremo neanche a farlo. Stiamo a vedere, per ora non vi diciamo niente, sì. Vediamo solo se usciamo da qua, metto la camera davanti, ma guardate che paesaggio. Diciamo Andri che è un'avventura già uscire da qua con il van. Sì, perché è una bella salita questa. Sì. Abbiamo le gomme da neve, ma sai, sì, non è un 4x4. Adesso vediamo cosa succede. Ho la chiave adesso. Ah, sono passati. Siamo proprio instancabili, Andri? Che una giornata così era da stare sulla baita. Davvero. Incredibile. Ci proviamo, dai. Ci proviamo. Magari anche suggestivo. Può essere suggestivo.
Arrivati dove? Siamo arrivati, ragazzi, alle piramidi di Seggonzano, che sono un fenomeno naturale incredibile, che tra l'altro noi abbiamo già visto in Alto Adige alle piramidi di Perca, e qui le abbiamo a circa 20 minuti direttamente dalla nostra baita e quindi da Bedollo. Sì, quindi facili, comodi da raggiungere, Sì. andiamo a vedere. Non ci aspettavamo né la nebbia né la neve, però... Ok, si parte dal ponte del Rio Regnana, qui abbiamo il chiosco alle piramidi che è chiuso. Vi ricordo infatti che c'è un biglietto da pagare da aprile fino a fine settembre. In questi mesi invece non si paga nulla, free per tutti. Vedi, noi eravamo qui, abbiamo fatto un giro lungo di 20 minuti in macchina, in realtà è perché oggi nevicava quindi la strada poteva essere brutta, se prendevamo sta stradina in 10 minuti eravamo già qua alle piramidi. È questa qua, guarda. Sì. Questa di montagna che arriva da lì in alto, però essendo nevicato su da noi, magari questa è una strada poco battuta, poteva essere Esatto, un po', noi abbiamo evitato con il un po' van. rischioso, sì. Le più interessanti sono su, quindi o andiamo direttamente al secondo e terzo gruppo, Sì, dai. vista la giornata. Guarda che bello lì. Beh, qui non nevica perché siamo scesi a 600 metri rispetto a dove è la nostra baita. Piano piano. Salgono. Stop. Che atmosfera però. Qua siamo molto vicini. Bellissime. Bellezza. Stupendo. Ma guarda, sembra li puoi toccare qui, sono proprio attaccate, guarda. Belle. Profondissime, guarda quanto sono alte, Susa. Altissime, possono arrivare a 20 metri, Sono E guarda di là che spettacolo. contesto. No, stupendo. Ah, so fascino anche così, Top. Meglio così. Per chi non le avesse mai viste, queste sono delle piramidi che possono raggiungere anche i 20 metri di altezza e sono sormontate da questo masso di porfido che ha un ruolo fondamentale per la sopravvivenza della colonna, o meglio della piramide, perché lo protegge dall'azione erosiva dell'acqua. Se infatti il cappello, perché viene chiamato così, cade, diventa a punta, la piramide inizia a sfaldarsi. Come vediamo lì Esatto, dietro. a meno che sotto non trovi un altro masso che diventi il nuovo cappello, Sì. e quindi si salva. Come potete immaginare, questo è un fenomeno molto fragile, non so per quanto ancora potremo vederlo. Infatti sia per il passare dei secoli, sia per l'acqua, quindi la pioggia, anche i terremoti. Infatti Certo. il terremoto del Friuli del 76 ne ha buttate giù tante. Ah, vedi. E non solo, dicono che anche durante la Grande Guerra con i cannoni facevano qua proprio delle prove e quindi ne hanno buttate giù Dai. alcune. Sì. Le usavano come bersaglio. Esatto. Ma pensa che testa che aveva. Ecco, quando l'uomo si mette Quella è in molto mezzo. fina, la terza. Sì, e Bellissima. qua proprio vediamo la classica piramide con il masso. Bella, bella. A me sì. Bellissima. Guarda che al suo fascio. Mamma Guarda quanto sono alte queste. mia. Sta arrivando di nuovo la nebbia. Sì. Anche ma fa impressione. Mamma, siamo nel vuoto qui. Guarda a vederle così da vicino, che è incredibile. Queste sono proprio a cresta, vedi? È bello perché sono disposte proprio anche come a pinnacoli, no? A canna d'organo. Hanno questa forma particolare. Questo è un fenomeno che si è sviluppato circa 50.000 anni fa per opera erosiva proprio dei ghiacciai del torrente Avisio. Ma dai. Sì, e la conseguente disgregazione delle montagne, e sono rimaste loro che poi grazie a queste rocce di porfido erano diciamo i pezzi tra virgolette più forti e resistenti, no? Sì. Sta arrivando di nuovo tanta nebbia, per cui non riesco a alzarmi con il drone. Si muove. Avevo speranza. Sì, volevo fare un'immagine molto bella, viste da là sicuramente rendevano bene. Beh, aspettiamo un secondo, si sta completamente oscurando qua. La situazione qua non migliora, anzi peggiora. Siamo fermi da 40 minuti aspettando che si diradi un po' per fare delle immagini almeno con il drone, ma niente, e quindi andiamo via. Andiamo via e l'abbiamo viste così. Sì, torneremo un'altra volta. Non siamo neanche saliti al terzo gruppo perché abbiamo visto un ragazzo insieme a noi qua in mezzo alla nebbia che ha detto che su proprio non si vede nulla. Ancora peggio, dai, torniamo. Vi do un consiglio: se siete da queste parti andate a vedere la cascata del Lupo. Noi l'abbiamo vista, abbiamo fatto anche un vlog quando eravamo nella Valle dei Mocheni. Vi mettiamo il link in descrizione del video, che se avete voglia di andarlo a vedere vi fate un'idea della cascata. Abbiamo anche raccontato una leggenda.
Alla fine siamo cocciuti e 2 immagini siamo riusciti a farle perché abbiamo aspettato una volta arrivati giù e quindi le avete viste. Direi che di nebbia, di freddo, oggi ne abbiamo preso abbastanza, Andri. Guarda, sono rigida così. Sì. Direi che ho proprio bisogno di un bel massaggio. Ma davvero? Sì, questa volta sì. Siamo qua? Sì, B&B La Balbina. Adesso andiamo dentro che ci aspetta Sonia. Madonna, che bello che è qua. Bello, tutto in legno. Ciao Sonia. Ciao. Ciao Sonia. Ciao. Complimenti per il posto, bellissimo. Bellissimo. Accogliente proprio. E qua siamo venuti a provare delle esperienze da te. Perché qua si fa i massaggi, tu fai i massaggi e poi Facciamo l'home massaggi, restaurant. totale relax, quindi qua stacchi la presa totalmente. Poi abbiamo l'home restaurant che lo gestisce mio marito, quindi finito il momento di relax ci farà una buonissima cenetta. Quindi una cosa 2 nuova, esperienze, il due massaggio esperienze. per te, la scena più per me, perfetto. Fantastico. È la prima volta che provo anche l'home restaurant, sono proprio Beh, dopo una esperienze- passeggiata ci sta. Ci sta, sì. È stata proprio una bellissima esperienza, sono proprio contenta. Si vede dall'occhietto che sei rilassata. Sì. Stai dormendo. Stavo per addormentarmi, sì. E dalla sala massaggi, ragazzi, siamo direttamente qui pronti per la cena. Sì, buon appetito. Buon appetito, Andri. Davis, ciao chef. Ciao. Ti stavamo aspettando con tanta ansia. Sì, La prima edizione. Balbina va in America. Vedi, è una degli immigranti, magari è stata anche lei a sas delle parole, veramente. Sarebbe bello trovare la sua incisione là. E chissà. è un pino nero, 612, che sono i chilometri di muri a secco che ci sono nella valle. 612 km. 612 chilometri. Viva! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito. Cacciotta alle noci. Questa? Sì. Il pane lo fa sempre Davis. Sì, sì, quando- Molto allegramente ci sbaffiamo tutto e poi finiamo con in ordine aranciata, tè verde e succo al lampone, che qua è tradizione finire così. Chiudi lo scrigno, è finita bene la serata. C'è un piccolo tesoro, bisogna dirlo. Eccoci qua, questo è proprio l'home restaurant, giusto Sonia? Esatto. Giusto. Abbiamo un bel tavolone qua di legno e qua questo angolo bar. Tagliere della dunata e qua si capisce un mondo. Questo qua Metti così. va così, Fa così. poi apri e tagli. E tu Sì, vai in giro. aspetta. E poi va con giro No, per spiega bene, cos'è che tagli? Cosa ci metti qua? le lucaniche. Le organiche. Le lucaniche basta. Dopo questo avete capito che seratina abbiamo tirato su stasera qua, no? Mio fratello nel zaino pieno, Io ti vorrei vedere. 30 kg. Io ti vorrei vedere lo stesso. Questa è la versione reale della prova di studio che abbiamo fatto qua dentro. Le graffe 5. diventeranno super. Hai visto? Che spettacolo. Aspetta Io che- direi che ci facciamo comunque un caffè e aspettiamo, tanto ormai quello che è, cioè Meraviglia. centimetro più centimetro in meno cambia niente. Questa è la prima volta che ci capita di chiudere un video sotto una bella nevicata. Ed è uno spettacolo. È uno spettacolo ragazzi. Scusate la voce da sonno, ma mattina presto ci siamo appena alzati per ammirare questa bella neve qua. Ecco, questo è il giorno che noi partiamo, abbiamo passato qua 3 giorni e 2 notti bellissime. Se volete vivere un'esperienza come questa, i prezzi per questa chicca qua dietro, per questa baita, in bassa stagione e infrasettimanale, che secondo me è sempre più bello. il periodo migliore, sono di 450 euro.
È la prima volta che ci capita di vedere una baita che in realtà è una villa, ragazzi, con tanto di sauna e spa all'interno. Quindi Anche le camere sono bellissime. comunque, se dite il codice AndriEsusa25 avrete lo sconto del 10%, per cui questo è un piccolo omaggio per chi segue i nostri video, ragazzi. Siamo molto contenti di essere riusciti a fornirvelo, ecco, perché poi alla fine il 10% non è neanche così poco, no? Poi dopo abbiamo vissuto 2 esperienze aggiuntive, Susa. Esatto, Massaggio e il cena. massaggio con Sonia. A partire da 40 euro avrete un massaggio da sogno, proprio vi rilasserete. E poi l'Home Restaurant, a partire sempre da 25 euro a testa, bevande escluse. Una bellissima esperienza che vi consigliamo. Vi consigliamo di andare a conoscere i ragazzi, Davis, è un buono il pane che fa Davis. Sì, è bravissimo, Prodotti anche il locali. risotto mi è piaciuto tanto. Vi offre dei prodotti locali fatti in casa, per cui è un'esperienza davvero, come si dice oggi, immersiva, ma davvero potrete assaporare al meglio il territorio. Come Bene, sentirsi a casa. grazie ragazzi, grazie di averci seguito fino alla fine anche in questo video. Noi siamo in partenza, adesso vi faremo sapere com'è l'avventura. Se riusciamo a uscire. Esatto, per uscire da qua. E se no staremo un altro giorno, che vuoi che sia. Intanto per ora, ciao! Ciao a tutti ragazzi, alla prossima avventura, mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao ciao. Sono 20 centimetri oggi. Attacca, no, dico la gomma attacca bene qua. Sì. Le Crocs da neve, mai viste? Fantastico. Il nuovo utilizzo di Crocs. Sono arrivati a pulire la strada lì e quindi dai, bene. Alla fine sono venuti a pulire, a aiutarci, guarda. Hai visto? Meglio di così. Mi tirano fuori di qua. Ma io veramente speravo anche di rimanersi qua. Sì. Ci avevamo sperato la scusa, bloccati. Io ero là che dicevo dai che in gesso dobbiamo stare un giorno in più. Ciao e grazie. Amici di Ceccato, prossimo 4x4, Amore, è ghiacciato.